Oggi affronteremo un problema che molti di voi avranno sicuramente sperimentato. Perché la chitarra acustica può sembrare talvolta così difficile da suonare? Forse hai notato che i primi tasti sembrano richiedere un'energia eccessiva, oppure che i barré diventano una vera sfida. E che dire dei suoni più profondi verso la fine della tastiera? Nel corso di questo video sveleremo insieme i 4 motivi, più uno quello meno intuitivo, dietro questa durezza apparente della chitarra acustica. Iniziamo! Ciao a tutti, sono Mauro, liutaio della Gaudenzi Guitar, e in questo video ti condurrò attraverso una serie di elementi chiave che contribuiscono a creare quella tensione palpabile che senti quando premi le corde. Ma prima di immergerci in questa analisi, assicurati di iscriverti al canale e attivare le notifiche, così non perderai i prossimi video sulla manutenzione o recensione degli strumenti. Durante questo video non solo identificheremo i fattori che generano quella sensazione di durezza, ma anche comprenderemo come questi elementi sono strettamente collegati alla struttura e alla costruzione della chitarra. Cominciamo subito con il primo motivo, l'utilizzo del capotasto. Spesso attribuiamo questa difficoltà all'action delle corde, ovvero alla distanza tra le corde e la tastiera, che può sembrare troppo alta. Ecco dove entra in gioco il capotasto. La parte cruciale di un capotasto sono le sedi delle corde, ovvero i punti dove le corde entrano in contatto con il capotasto stesso. Osserva attentamente le sedi delle corde sul capotasto. Queste sedi devono essere scavate a una profondità tale che, se immaginassimo un ipotetico tasto 0 al posto del capotasto, la corda troverebbe un appoggio simile o poco più alto. Questo è essenziale per garantire una suonabilità fluida e una buona intonazione. Ecco una rappresentazione visuale. Nota come la distanza tra la corda e la tastiera al primo tasto sia simile alla distanza tra la corda e la tastiera quando premiamo la corda stessa al secondo tasto. Questo è un aspetto critico nelle prime posizioni, dove spesso ci troviamo a suonare accordi o note singole. Se la profondità delle sedi delle corde non è corretta, non solo dovremo applicare una pressione maggiore al primo tasto, ma anche rischieremo di ottenere note stonate. Quindi, la prossima volta che ti troverai a suonare una chitarra dura, ricorda che il capotasto ha un ruolo significativo in questo equilibrio. Nel prossimo segmento approfondiremo un altro elemento chiave, il manico. Il manico di una chitarra acustica non è mai perfettamente dritto né eccessivamente curvo, ma deve avere una curvatura equilibrata. Se il manico fosse troppo curvo, le corde sarebbero più alte rispetto alla tastiera, in particolare nella parte centrale. Questo potrebbe richiedere una maggiore tensione delle dita per premere le corde sui tasti. Questo non solo richiederebbe più sforzo, ma influenzerebbe anche l'intonazione e la precisione del suono. D'altro canto, un manico troppo dritto può portare all'irrigidimento della chitarra. Anche se potrebbe sembrare controintuitivo, un manico troppo dritto può contribuire alla sensazione di durezza nella suonabilità. Quando le corde vibrano, il manico dovrebbe avere una sorta di inerzia rispetto al movimento delle corde stesse, creando una sensazione di morbidezza. Questo movimento microscopico del manico è cruciale per una suonabilità agevole. Quando il manico è nella posizione corretta, con una curvatura ben bilanciata, otteniamo l'effetto desiderato. Le corde sono alte a sufficienza da evitare string buzz, ma non richiedono uno sforzo eccessivo per essere premute. Potrai sentire come un manico ben bilanciato rende più facile suonare sia gli accordi che le singole note. La sensazione di durezza è sostituita da una reattività armoniosa. Quindi ricorda che l'azione delle corde è influenzata dalla curvatura del manico e dalla sua regolazione. Una volta trovato il giusto equilibrio, avrai una chitarra che risponde alle tue dita in modo naturale e fluido. Esploriamo ora il terzo motivo che contribuisce alla percezione di durezza nella chitarra acustica, l'importanza della selletta. Questo piccolo componente, spesso realizzato in osso o in plastica, gioca un ruolo fondamentale nell'altezza delle corde sopra la tastiera e di conseguenza alla suonabilità.
La selletta è quella parte del ponte in cui le corde trovano un punto di appoggio e da lì cominciano a vibrare. Se la selletta è troppo alta, l'action delle corde sarà eccessiva e richiederà uno sforzo maggiore per premere le corde. Se troppo bassa, avremo problemi nella parte finale della tastiera. Per regolare l'altezza della selletta andrà limata alla base se risulta essere troppo alta. In alcuni casi le case costruttrici inseriscono all'interno vari spessori sottilissimi che possono essere rimossi se necessario. Questo ci permette di personalizzare l'altezza delle corde in base alle esigenze. Misurare l'altezza delle corde è un passaggio cruciale. Generalmente consideriamo la misura al 12° tasto. Questo può variare a seconda del genere musicale e dello stile di suonare. La selletta, anche se apparentemente semplice, ha un impatto notevole sulla suonabilità. Una selletta ben regolata garantisce che le corde siano a un'altezza appropriata rispetto alla tastiera e con il giusto radius. Nel prossimo segmento scopriremo come la scelta delle corde e del loro diametro possono influenzare la tensione e la suonabilità complessiva. Le corde per la chitarra acustica possono variare in termini di materiali e diametri. Entrambi questi fattori possono avere un impatto significativo sulla sensazione di durezza delle corde quando le suoni. Il diametro delle corde è uno dei principali fattori che determinano la loro sensazione sotto le dita. Ovviamente le corde più sottili possono risultare meno dure al tatto rispetto a corde più spesse. È interessante notare che se la chitarra ha i parametri precedenti come la curvatura del manico, l'altezza della selletta e l'action delle corde sono sballati, non basterà utilizzare delle corde sottili per ammorbidire la chitarra. Al contrario, se le impostazioni precedenti sono state fatte con precisione, la mano può essere in grado di sopportare anche corde più spesse. Corde più spesse possono offrire una risposta più dinamica e un migliore controllo delle sfumature tonali, quindi la scelta delle corde dipenderà dalla tua preferenza personale e dalla sensazione che cerchi mentre suoni. Tuttavia, un setup ben fatto può permettere anche l'utilizzo delle corde più spesse. Ora esploreremo la quinta causa, forse la meno intuitiva, che contribuisce alla sensazione di durezza delle corde sulla chitarra acustica. Si tratta della rigidità della tavola armonica, un aspetto spesso sottovalutato ma che gioca un ruolo significativo nella suonabilità. La tavola armonica è il cuore sonoro della chitarra. La sua funzione principale è quella di vibrare e pompare l'aria quando le corde vibrano. Questo movimento, se adeguato, contribuisce alla risonanza e al timbro. Se la tavola armonica è troppo rigida, potrebbe non seguire bene il movimento delle corde. Questa è simile al concetto di un ponte fisso o tremolo nelle chitarre elettriche. Immagina di avere un ponte tremolo di una chitarra elettrica. Quando lo usi, la chitarra sembra rispondere in modo più morbido. Lo stesso principio si applica alla tavola armonica. Guarda questa chitarra in costruzione. La tavola armonica ha la giusta rigidità, permettendole di seguire il movimento delle corde in modo ottimale. La rigidità corretta della tavola armonica è essenziale per ottenere sensazione di morbidezza quando suoni. Una tavola che vibra in armonia con le corde contribuirà a una suonabilità più confortevole. Oggi abbiamo esplorato in profondità le ragioni alla base della sensazione di durezza delle corde sulla chitarra acustica. Spero che queste informazioni ti abbiano aiutato a comprendere meglio ciò che contribuisce a questa esperienza e come affrontarla. L'obiettivo principale è fornire consapevolezza ai chitarristi. A volte si può avere l'impressione che la chitarra sia dura e irreparabile, il che potrebbe portare a una mancanza di apprezzamento per lo strumento o addirittura alla sua vendita. È importante capire che molte volte le sensazioni di durezza possono essere risolte. Un primo passo è un setup completo da parte di un liutaio professionista. Questo non solo migliorerà l'esperienza di suonare, ma ti renderà consapevole degli aspetti da tenere d'occhio nel tempo. Affidarsi al liutaio per un setup iniziale completo è un investimento nella suonabilità e nella longevità della tua chitarra. Inoltre ti permetterà
di essere più consapevole dei cambiamenti e dei movimenti naturali dello strumento nel tempo. E ricorda sempre che la chitarra è uno strumento vivente e come tale richiede cura e attenzioni. L'obiettivo è creare un rapporto armonico tra te e la tua chitarra, permettendoti di esprimere la tua musica nel modo più fluente possibile. Grazie per essere stati qui oggi. Se hai domande o desideri condividere le tue esperienze, non esitare a lasciare un commento qui sotto. Continueremo ad esplorare il mondo delle chitarre fornendo consigli e approfondimenti. Un saluto a tutti, ciao!